Ciao a tutti, sono Martina Ronci dell'Accademia Europea di Manga. Nel workshop di oggi parleremo di inchiostrazione manuale, quindi con il pennino. Dopo aver visto il video vi ricordiamo di partecipare al gruppo Facebook per far correggere i vostri lavori dalle insegnanti e vi invitiamo a seguire al termine della sessione il live di Zoom per i consigli finali. Per questo workshop avrete bisogno di inchiostro, pennini, portapennini e fogli. Per gli inchiostri vi consigliamo ovviamente degli inchiostri da manga, ad esempio l'inchiostro di china della Kuretake o quello della Pilot, da manga ovviamente e non da calligrafia. La stessa cosa vale per i pennini. Come marche vi possiamo consigliare Tachikawa, Nikko o Zebra. I portapennini sono di diversi modelli e diversi tipi, doppi, singoli, con dei supporti in plastica oppure no, scegliete quello che è più comodo per la vostra mano. Potreste inoltre aver bisogno di matite e gomme per segnarvi alcuni esercizi da fare o anche solo prendere appunti. Un altro strumento che potrà esservi utile sono i fazzolettini di carta. Cercate di prenderli che non lasciano troppi pelucchi e vedrete che li useremo per pulire i pennini ma anche per proteggere la tavola dalla mano. I due pennini che useremo oggi sono il G e il Maru, due pennini estremamente usati nel manga indipendentemente dai generi. Il G si riconosce perché è il pennino su cui c'è scritta la lettera G. È un pennino molto flessibile che ci permette di ottenere un tratto variato con pochissimo sforzo. Il Maru è un pennino molto fine e come vedete è l'unico che ha un corpo chiuso sul retro, che lo rende anche un pochino più difficile da pulire, quindi cercate di non farci finire troppo inchiostro. Gli altri pennini sono aperti sul retro e quindi più facili da pulire. Una delle caratteristiche dei pennini giapponesi che li rendono particolari è che sono molto flessibili, quindi reagiscono alla pressione. Vedete che la puntina si apre senza rompersi. È proprio questa caratteristica che ci permette, nel manga, di fare la variazione del tratto, quindi di avere un tratto non omogeneo, di poterlo avere più spesso o più fine a seconda della pressione. Quando usiamo un pennino nuovo, sul pennino c'è un olio protettivo per evitare che il pennino arrugginisca. Quindi la prima volta bisogna strofinare molto bene con il fazzolettino, appunto, in modo da rimuovere l'olio e evitare che l'inchiostro scivoli troppo velocemente sulla punta creando gocce di inchiostro sul disegno. Passate più volte ma assolutamente non con il fuoco perché sennò il metallo si rovina. Non intingiamo l'inchiostro fino in fondo nel pennino, bensì fino alla metà del cerchio oppure al massimo fino in fondo al cerchio. Attenzione in particolare al Maru, come vi dicevo è chiuso dietro, quindi se l'inchiostro finisce qui dentro in questo buchino sarà complicato da pulire. La prima cosa da fare con i pennini è cercare di capire un po' come funzionano, quindi iniziare a tracciare delle linee orizzontali, diagonali, proprio per vedere come funzionano con la mano. A livello di inclinazione potete usare quella con cui vi trovate più comodi, come se steste usando una penna o una matita. Dopodiché tracciate righe. So che questi esercizi potranno sembrarvi noiosi, ma è assolutamente importante, in particolare la prima volta o le prime volte che inchiostrate, in modo da capire esattamente come funzionano, quanta pressione potete esercitare, quanti tratti potete fare prima di dover riprendere l'inchiostro sul pennino. Nelle accademie giapponesi questi tipi di esercizi vengono fatti ogni volta, anche i professionisti si riscaldano la mano, in particolare prima di andare a inchiostrare delle tavole. Di tanto in tanto ripulite il pennino con un fazzolettino in modo da evitare che l'inchiostro si secchi sulla punta. Potete continuare a fare linee orizzontali, diagonali, potete usare anche il retro del foglio, visto che non sarà, diciamo, un quadro da appendere, ma semplicemente un esercizio per riscaldare la mano. Fate questi esercizi sia con il G che con il Maru o con qualunque altro pennino che abbiate e che soprattutto se lo state usando per la prima volta. L'idea è proprio che il pennino scorra sul foglio senza nessun problema. Potete usare dei fogli da sketchbook o dei fogli un po' più pesanti come i fogli da manga, però se è solo per allenarvi i fogli da sketchbook vanno benissimo. Cercate di tenere la vostra scrivania pulita e sgombra. Se avete molti oggetti sulla scrivania,
Rischierete intanto di andarci a sbattere con la mano e poi soprattutto di avere dei limiti. Il vostro braccio deve potersi muovere liberamente in modo da essere sempre molto comodo. Una cosa importante per l'inchiostrazione è che la mano sia sempre a suo agio e quindi vedrete anche dopo con il disegno effettivo che continueremo a girare il foglio in modo da trovare sempre la posizione adatta per non sforzare la mano. Qui potete vedere che il pennino scorre senza nessun problema sul foglio, in una direzione o nell'altra. Potete provare vari tipi di inclinazioni per il pennino in modo da trovare quello che vi torna più comodo. Dopo aver fatto degli esercizi normali, provate a fare degli esercizi cambiando un pochino la pressione, quindi premendo un po' di più e poi sollevando la mano in modo da ottenere una puntina molto fine. Potete fare all'inizio dei tratti più corti, poi dei tratti un pochino più lunghi e anche allenarvi con il righello. Potete anche provare a fare questo esercizio di goccioline che vi permette di continuare un tratto premendo, sollevando, proprio in modo da poter gestire bene, vedete, la pressione sulla punta che viene rilasciata e poi di nuovo riapplicata. Potete fare esercizi con delle curve, premendo di più e di meno in alcune zone diverse. Potete inchiostrare dei cerchi, delle spirali. Potete fare un sacco di forme diverse. L'importante per questi esercizi è proprio di scaldare la mano e di fare forme di diversi tipi, spessori, omogenei o eterogenei, in modo da riuscire proprio a controllare il pennino senza problemi. Ricordatevi sempre di pulire di tanto in tanto il vostro pennino. Passiamo al disegno. Potete stamparlo su fogli da stampante normali oppure anche avere un disegno su un foglio da manga, su cui il pennino tendenzialmente scorrerà meglio rispetto ai fogli da stampante. Qui il disegno è in ciano, quindi un colore che sparisce in scansione in bianco e nero o in fotocopia in bianco e nero. Attenzione, bianco e nero e non scala di grigi o colore, ovviamente. Potete allenarvi anche voi con questa line art di Talita. Allora, la prima cosa che faccio è di mettere un piccolo fazzolettino tra la mia mano e la tavola perché non voglio sporcarla e non voglio rischiare di sudare con la mano. Un'altra cosa importante è che girerò il foglio in modo da poter sempre muovere la mano come mi torna meglio. La mano non si deve sforzare e posso appoggiarmi sul polso, sul gomito o sulla spalla. Iniziamo. Qui sto usando il G-Pen. Tendenzialmente inizio spesso con il G perché è il pennino che si usa per i tratti principali, quindi quelli che avranno un pochino più rilievo. In un disegno come questo qui dove abbiamo un personaggio, possiamo usare il G proprio per fare tutti i contorni del viso, del corpo e anche eventualmente degli abiti, visto che qui sono abbastanza succinti. Questa line art è stata tratta appunto da un disegno inchiostrato e quindi vedete già, se osservate con attenzione, che alcune zone sono un po' più scure delle altre. I tratti non sono omogenei. È proprio questo che rende l'inchiostrazione del manga bella, questa variazione che i pennini ci permettono di avere. Quindi non esitate a premere un pochino di più con la vostra mano, soprattutto nelle zone dove diverse linee si incrociano, in modo da creare uno spessore nel vostro disegno. Girate sempre il foglio in modo da essere comodi e da non sforzare mai la mano. Qui, visto che l'acconciatura dietro è molto dettagliata, ho deciso di fare anche il contorno della frangia con il G, ma adesso posso passare al Maru. Il Maru è un pennino molto fine, quindi tendenzialmente bisognerà prendere l'inchiostro un po' più spesso rispetto al G, visto che la punta è più corta.
È un pennino che ci permette di fare dei tratti molto fini e quindi ad esempio è perfettamente adatto a fare i tratti del viso, gli occhi, il naso, ma anche i capelli, le pieghe dei vestiti e tutti i piccoli dettagli. È un pochino più difficile da usare all'inizio, però non scoraggiatevi e continuate a provare. I capelli di questo personaggio sono un po' particolari perché, come avrete notato, ci sono dei rasta. Se volete fare alcuni pezzi un po' più spessi potete anche passare al G. Qui sto continuando e sto usando il Maru per fare le pieghe dei vestiti. Ancora una volta, anche se il Maru è un pennino fine, potete usarlo applicando un pochino più pressione per ottenere delle zone un po' più scure e in questo modo creare tridimensionalità, mostrare ad esempio quali parti del tessuto sono davanti alle altre e dare un po' di spessore. Qui, visto che i capelli sono molto dettagliati, mi sono divertita anche ad aggiungere alcuni tratteggi in modo da far risaltare alcune parti e da dare un'idea di ombra. Per questa parte bisogna essere molto leggeri con il Maru, altrimenti si rischia di sovrastare la linea di una ciocca e di ottenere un effetto non necessariamente bellissimo, non necessariamente l'effetto voluto. Non siete assolutamente obbligati a fare questa cosa, potete lasciare i capelli come sono, però è solo così per mostrarvi un altro tipo di applicazione anche dell'inchiostrazione che vi permette di ottenere un po' di colore, un po' di grigio sul vostro disegno senza esagerare e senza necessariamente usare dei ritini. Con il Maru Pen posso anche andare a fare dei piccoli tratteggi negli occhi, che qui sono stati lasciati bianchi in modo da permettervi di riempirli come preferite. Termino dando un po' di spessore alle sopracciglia e la mia inchiostrazione è finita. Come vedete, alcune linee sono un po' più spesse delle altre, facendo risaltare il viso e delle zone particolarmente in ombra o dove più tessuti si incontrano. Ho cercato di rendere le linee delle mani anche abbastanza spesse, in particolare dei guanti, in modo da farle risaltare rispetto ai vestiti dietro che erano abbastanza dettagliati a causa delle pieghe. Per questo video è tutto, venite a farci vedere i vostri disegni sul gruppo Facebook in descrizione. Siamo a disposizione per correggere i vostri lavori per 2 ore e poi live su Zoom alle 18:30. Grazie e a presto!